Notte, fiamme dappertutto, una distesa d'acqua nera nel cuore del Golfo Persico. All'improvviso, il silenzio è squarciato dal crepito di armi automatiche e dal sibilio mortale dei razzi. L'obiettivo non è una nave da guerra, ma un mercantile italiano, la Jolly Rubino. A bordo, l'equipaggio lancia un disperato SOS. È la notte tra il 2 e il 3 settembre 1987. E non è un atto di pirateria. È un attacco deliberato dei guardiani della rivoluzione iraniana. Fino a quel momento, l'Italia era rimasta neutrale nella sanguinosa guerra tra Iran e Iraq. Ma le fiamme a bordo della Jolly Rubino bruciano ogni illusione di sicurezza. Per la prima volta dalla Seconda Guerra Mondiale, l'Italia si trova davanti a una scelta che non può più rimandare. Rispondere con la forza, schierando la flotta in una delle zone più pericolose del pianeta, o fare un passo indietro. L'Italia scelse di rispondere. E questa è la storia, quasi dimenticata, di quando la Marina Militare difese la bandiera italiana, rischiando tutto per la libertà dei mari. Per capire la decisione dell'Italia, dobbiamo riavvolgere il nastro di ben 7 anni, a un conflitto che stava dissanguando il Medio Oriente, ovvero la guerra Iran-Iraq. Cominciata nel 1980 con l'invasione dell'Iran da parte dell'Iraq di Saddam Hussein, la guerra si era rapidamente impantanata in un brutale stallo. Centinaia di migliaia di vite erano state sacrificate in una logorante guerra di trincea che ricordava gli orrori della Prima Guerra Mondiale, senza che nessuno dei due schieramenti riuscisse a prevalere. E come si combatte una guerra quando al fronte non vince nessuno? Semplice, gli tagli i soldi. Intorno al 1984 entrambi i contendenti decisero di aprire un nuovo fronte, quello economico. L'obiettivo divenne strangolare l'avversario colpendolo dove faceva più male: le esportazioni di petrolio, la linfa vitale per entrambi i paesi. Ebbe così inizio la guerra delle petroliere. Fu l'Iraq a cominciare, usando la sua superiorità aerea per colpire sistematicamente le petroliere dirette ai terminal iraniani, come quello vitale dell'isola di Karg. La risposta di Teheran non si fece attendere. L'Iran, non potendo competere nei cieli, scatenò la sua marina e soprattutto le unità veloci e ideologicamente motivate dai guardiani della rivoluzione, contro qualsiasi nave sospettata di commerciare con l'Iraq o con i suoi alleati, come Kuwait e Arabia Saudita. Il Golfo Persico, e in particolare il suo punto nevralgico, lo stretto di Hormuz, si trasformò così in un poligono di tiro. Pensate un attimo all'importanza di quello stretto corridoio d'acqua. All'epoca, quasi la metà delle importazioni di petrolio dell'Europa e il 70% di quelle giapponesi passavano di lì. Chiunque avesse il controllo di Hormuz, di fatto, teneva in pugno l'economia mondiale. E ora, quello snodo cruciale era infestato dai missili Exocet, mine navali e barchini suicidi. I Lloyds di Londra fecero schizzare alle stelle i premi assicurativi per le navi che osavano avventurarsi in quelle acque, e il traffico marittimo crollò del 25%. Le grandi potenze non potevano restare a guardare. Gli Stati Uniti lanciarono l'operazione Ernest Will, prendendo sotto la loro protezione le petroliere kuwaitiane. Anche Regno Unito e Francia inviarono le loro flotte. E l'Italia? All'epoca la politica italiana era un rebus. Il governo, guidato da Giovanni Goria, era una coalizione instabile. Agli esteri c'era il navigato Giulio Andreotti, un maestro di diplomazia che spingeva per una linea prudente, contraria a un intervento che potesse sembrare un allineamento con Washington. Alla difesa, invece, sedeva Valerio Zanone, un liberale che vedeva nella crisi un'opportunità, ovvero quella di dimostrare la ritrovata capacità della Marina e di proiettare l'Italia come una potenza assertiva sulla scena globale. Zanone sapeva bene che la Marina Militare, rinvigorita dai fondi della legge navale del 1975, era una forza moderna e pronta all'azione, che non vedeva l'ora di dimostrare il proprio valore. Intanto, gli armatori italiani premevano per un intervento, mentre la sinistra, in particolare il Partito Comunista, si opponeva duramente, bollando la missione come un'avventura imperialista al soldo degli americani. Il dibattito era paralizzante. Andreotti diceva no a ogni richiesta americana, sostenendo che l'Italia si sarebbe mossa solo con una risoluzione ONU che, di fatto, non sarebbe mai arrivata. Zanoni spingeva per l'azione. In questo stallo, il governo sembrava incapace di decidere. Poi, tutto d'un tratto arrivò la notte del 2 settembre 1987. La Jolly Rubino, una motonave portacontainer della compagnia genovese Ignazio Messina EC, era un pezzo del commercio italiano nel mondo. Quella notte, mentre navigava in acque internazionali vicino all'isola di Farsi, nota base di Pasdaran, l'equipaggio vide delle piccole imbarcazioni veloci avvicinarsi nell'oscurità. Non erano pescatori, erano i famigerati barchini Boghammar, agili e carichi di armi. All'improvviso, dal nulla, partirono le prime raffiche di mitragliatrice, seguite dal boato sordo dei razzi RPG che si schiantavano contro lo scafo. Le lamiere si contorsero e un incendio divampò quasi subito.
Il comandante della Jolly Rubino, ferito, diede l'ordine di lanciare l'SOS. L'attacco fu brutale e indiscriminato. L'obiettivo non era ispezionare o dirottare la nave, ma danneggiarla, terrorizzare l'equipaggio e mandare un messaggio di sangue a tutte le nazioni che facevano affari con i nemici dell'Iran. La Jolly Rubino era solo l'ultima di centinaia di navi finite nel mirino in quella mattanza. Nel solo 1987, infatti, si verificò quasi un quarto di tutti gli attacchi registrati dall'inizio della guerra delle petroliere. La notizia piombò a Roma come una bomba. Le immagini della nave in fiamme e il ferimento dell'equipaggio zittirono di colpo il fronte neutralista. L'argomento "nessuna nave italiana è mai stata toccata" era andato in fumo, letteralmente. L'attacco fornì al ministro Zanone e alla fazione interventista la leva politica di cui avevano disperatamente bisogno. Il presidente del Consiglio, Goria, convocò una riunione d'emergenza. La pressione dell'opinione pubblica e di parte del mondo politico divenne insostenibile. Persino il cauto Andreotti dovette ammettere che la situazione era cambiata. Non si trattava più di accordarsi a un'operazione americana, ma di difendere direttamente gli interessi nazionali. E dopo un acceso dibattito, la decisione fu storica. L'Italia avrebbe inviato un proprio contingente navale nel Golfo Persico. Non una missione di combattimento, ma di protezione e scorta. Nome in codice: Operazione Golfo 1. Per la Marina Militare era l'inizio della più importante e rischiosa missione fuori area della fine della guerra. Un banco di prova che avrebbe testato uomini, mezzi e strategie. Quindi l'ora della verità era appunto arrivata. Il 15 settembre 1987, appena 13 giorni dopo l'attacco, da Taranto e Augusta salparono le prime unità del 18° gruppo navale. L'Italia non stava mandando un contingente simbolico, stava inviando un messaggio. E quel messaggio era fatto di acciaio, tecnologia e potenza di fuoco. Tutto progettato e costruito in Italia. Il cuore della flotta era costituito dalle fregate. Le prime a partire furono 3 unità della moderna classe maestrale: Grecale, Scirocco e Perseo. A queste si unirono poi 2 fregate della rivoluzionaria classe Lupo, ovvero Sagittario e Orsa. Queste navi non erano semplici scialuppe armate, erano il frutto della filosofia Fincantieri che aveva stupito il mondo. Massima potenza di fuoco su scafi compatti e velocissimi. Le Lupo potevano superare i 35 nodi, uno spunto essenziale per interporsi tra una minaccia e la nave da proteggere. L'armamento era formidabile. La loro firma era il cannone Otomelara 76-62, una vera leggenda navale. Con una cadenza di tiro fino a 120 colpi al minuto, era l'incubo dei barchini veloci e dei missili a volo radente. A completare la difesa ravvicinata c'erano i sistemi CVS Dardo, capaci di creare un muro d'acciaio contro le minacce in arrivo. Per il medio raggio c'era il sistema missilistico Albatros, con i suoi missili Aspide. Infine, per la guerra di superficie, le navi erano armate con i potenti missili antinave Automat. Gli occhi della flotta erano i radar di produzione nazionale, capaci di scovare anche le piccole tracce dei barchini iraniani a centinaia di chilometri. Ma la minaccia più subdola si nascondeva sott'acqua: le mine. L'Iran ne aveva disseminate a centinaia. Per affrontare questo pericolo invisibile, l'Italia schierò un altro dei suoi gioielli tecnologici: i cacciamini della classe Lerici. Navi come il Lerici, il Sapri, il Milazzo e il Vieste erano capolavori ingegneristici. La loro caratteristica unica era lo scafo in vetroresina rinforzata, un materiale completamente amagnetico che rendeva la nave invisibile alle mine a innesco magnetico e assorbiva le onde d'urto in modo straordinario. Per la caccia usavano sonar ad alta definizione e veicoli subacquei guidati Pluto, piccoli robot capaci di ispezionare un oggetto sospetto e, se necessario, distruggerlo con una carica esplosiva. L'apporto di questi cacciamine fu così cruciale che persino gli Stati Uniti, all'epoca carenti di questo settore, beneficiarono della loro presenza. Infine, nessuna flotta può operare a migliaia di chilometri da casa senza supporto. Questo ruolo vitale fu svolto dalle navi logistiche Vesuvio e Stromboli e dalla nave appoggio Anteo. Furono il cuore invisibile dell'operazione, garantendo un flusso costante di carburante, viveri e munizioni. L'Italia quindi aveva forgiato il suo scudo. Era il momento però di metterlo alla prova. Dopo aver attraversato Suez e il Mar Rosso, il 18° gruppo navale italiano entrò in una zona di operazioni il 3 ottobre 1987. Per i successivi 15 mesi, i nostri marinai avrebbero operato in un ambiente ad altissima tensione. Immaginate di vivere e lavorare dentro una scatola di metallo rovente, con il caldo e l'umidità del Golfo che mettono a dura prova uomini e macchine. Lo stato di allerta era costante, 24 ore su 24. Nelle centrali operative di combattimento, gli operatori scrutavano gli schermi radar alla ricerca di qualsiasi anomalia. Ogni contatto non identificato veniva tracciato e analizzato. Le esercitazioni erano all'ordine del giorno. Un ritardo, una distrazione, poteva significare la catastrofe. Il cuore della missione era la scorta diretta ai mercantili italiani. La tattica era quella della bolla di sicurezza. Le fregate si disponevano a scatola attorno alla nave da proteggere, creando un perimetro impenetrabile. Gli elicotteri AB-212, imbarcati sulle fregate, erano gli occhi nel cielo, spingendo l'orizzonte di sorveglianza a decine di miglia di distanza. La chiave per evitare un'escalation erano le regole di ingaggio, studiate per essere difensive ma risolute.
Non era fuoco a volontà, ma una scaletta di deterrenza studiata alla perfezione. Se un barchino iraniano si avvicinava minaccioso, il primo passo era un avvertimento via radio. Se ignorato, la fregata manovrava per interporsi fisicamente tra la minaccia e il mercantile. Il passo successivo era illuminare il bersaglio con i radar di tiro, un segnale inequivocabile che il missile era pronto a partire. Solo come ultima risorsa, in caso di palese atto ostile, si sarebbe aperto il fuoco. Ci furono innumerevoli momenti di tensione estrema. Barchini Boghammar che puntavano a tutta velocità contro i convogli, per poi virare all'ultimo istante, trovandosi davanti il muso grigio di una fregata italiana con il cannone da 76 mm puntato dritto contro di loro. Caccia F4 Phantom iraniani in passaggio a bassa quota per testare i nervi degli equipaggi. In ogni incontro la professionalità e il sangue freddo dei marinai italiani, uniti alla chiara dimostrazione di essere pronti a tutto, si rivelarono decisivi. La deterrenza funzionò. I Pasdaran capirono presto che attaccare un convoglio scortato dalla marina militare avrebbe avuto un costo altissimo. Nel frattempo, i cacciamini della classe Lerici conducevano un altro lavoro altrettanto pericoloso. Mappavano le rotte, perlustrando il fondale metro per metro. Un compito lento, metodico e snervante. Quando un oggetto sospetto veniva localizzato, veniva inviato il robot Pluto per l'identificazione e l'eventuale distruzione. E grazie a questo lavoro certosino, le unità italiane bonificarono tratti di mare cruciali, rendendo la navigazione più sicura per tutti, non solo per noi. L'operazione fu un capolavoro di coordinamento e disciplina, e nonostante le decine di situazioni esplosive, il 18° gruppo navale portò a termine la missione senza sparare un solo colpo e senza perdere una sola nave protetta. La vera forza, come dimostrò l'Italia, non risiede solo nel distruggere, ma nel saper proteggere e farsi rispettare. E quindi sì, missione compiuta. Sul finire del 1988, con la fine della guerra Iran-Iraq, l'ultima unità italiana lasciò il Golfo, e il bilancio dell'operazione Golfo 1 era straordinario. Circa 1 milione di tonnellate di merci trasportate in sicurezza, oltre 200 missioni di scorta completate e il dato più importante, 0 navi perse sotto la protezione della Marina Militare. In un teatro operativo dove centinaia di navi erano state danneggiate, il successo italiano fu totale. Ma l'eredità andò ben oltre le statistiche. Dal punto di vista geopolitico, l'operazione segnò un punto di svolta. Per la prima volta dalla Seconda Guerra Mondiale, l'Italia aveva dimostrato la volontà politica e la capacità militare di proiettare la propria forza ben oltre il Mediterraneo per tutelare i propri interessi. L'Italia aveva dimostrato di non essere più solo una potenza regionale, ma un giocatore credibile sulla scacchiera globale, un partner affidabile capace di produrre sicurezza e non solo di consumarla. Dal punto di vista militare e industriale, Golfo 1 fu un formidabile spot per il Made in Italy. Le fregate Lupo e Maestrale si dimostrarono piattaforme eccezionali. I sistemi d'arma e i radar, tutti di produzione nazionale, provarono la loro efficacia sul campo. I cacciamine Lerici si confermarono un'eccellenza mondiale, tanto da essere poi esportati in numerose altre marine, inclusa quella statunitense. L'operazione forgiò una generazione di marinai e ufficiali che sarebbero diventati la spina dorsale della flotta per i decenni a venire. Quella missione fu l'atto di nascita della moderna Blue Water Navy italiana, una marina capace di operare in mari lontani. Pose le basi per tutte le missioni future, dalla Somalia al Libano, dai Balcani all'Oceano Indiano. Oggi, a quasi 40 anni di distanza, la lezione dell'operazione Golfo 1 è più attuale che mai. Con le nuove tensioni nel Mar Rosso e la crescente minaccia alla libertà di navigazione, la necessità di proteggere le nostre rotte commerciali è tornata prepotentemente alla ribalta. E la storia di Golfo 1 ci ricorda che la sicurezza e la prosperità di una nazione dipendono anche dalla sua capacità di difendere i propri interessi lontano da casa, con tecnologia, addestramento e, quando serve, un'incrollabile determinazione. Ma voi la conoscevate questa pagina quasi dimenticata della nostra storia? Cosa ne pensate della decisione dell'Italia di intervenire nel 1987? Credete che le lezioni di allora siano ancora valide per le crisi di oggi? Come quella del Mar Rosso, magari? Diteci la vostra nei commenti. Se questo video vi è piaciuto, lasciate un like e condividetelo per far conoscere questa storia di coraggio e capacità italiana. Iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere le nostre prossime storie. E per chi vuole approfondire e unirsi alla nostra community privata, visitate il nostro sito web. Lì troverete il blog con tanti altri articoli e l'accesso al nostro gruppo privato per discutere insieme di storia geopolitica. Vi aspettiamo e grazie per avermi seguito fino a qui.